cinnamon and pray today. Get your cinnamon and pray for the beauty of our land and for the secrets, for the moments that we used to share. Leather covers, broken glasses, playing music in the rain. Airplanes, small but phrases turning into dust. Spinning around, swimming, jumping in a world of sounds. You are always in my favorite dreams. Lovely, tender and proud you may be. Running around, searching, looking for something to find. While I'm still here, waiting for you. Do you see me at all? My sweet, sweet, sweet love. Ciao, bentornati da Simone Bertolotti al WhiteStudio 2.0. Oggi torniamo a parlare dei pre di Pro Tools Carbon, questa volta in compagnia della bravissima cantante L'_Aura. Ciao, sono L'_Aura. Oggi ho registrato 3 brani miei, Today in una versione nuova fatta qui in studio da Simone, poi One, che è un brano del mio secondo disco in una versione live di qualche anno fa, e poi What Makes You a Man, che è un brano del mio ultimo disco, Il contrario dell'amore. Il test di oggi sarà dedicato alla registrazione della voce con 3 diverse tipologie di microfoni: un condensatore valvolare, un microfono dinamico e un magnifico microfono a nastro. Anche in questo video faremo una comparazione tra i pre di Pro Tools Carbon e 3 super pre del WhiteStudio. Il primo brano che andremo ad affrontare in questo video è Today. Per la registrazione della voce di questo brano ho deciso di utilizzare una catena super rodata sull'Aura, ovvero un microfono Soyuz SU017 valvolare attraverso un Neve 1081. Come nel video precedente con Emiliano Bassi, per fare uno scontro alla pari tra Pro Tools Carbon e l'outboard analogico, utilizzeremo nell'outboard analogico solamente la parte pre, escludendo la parte Q. There's nothing left to say. Today, there's nothing left to say. Leather covers, broken glasses, plain music in the rain. Leather covers, broken glasses, plain music in the rain. Spinning around, swimming, jumping in a world of sounds. You are always in my favorite dreams. Spinning around, swimming, jumping in a world of sounds. You are always in my favorite dreams. Per il secondo brano, One, ho deciso di simulare una sorta di live
andando ad utilizzare una base inedita di un vecchio live di Laura con la sua band. Per questa ragione ho fatto utilizzare a Laura un microfono dinamico prettamente da live, uno Sennheiser E935, e per quanto riguarda l'outboard analogico ho deciso di strafare e di utilizzare un Chandler Limited, una riedizione dell'EMI Red 47, che è uno tra i miei preferiti sulla voce in assoluto. Who's got fortune? Stop the blame, move on, and love something good you have, what you deserve. But I just wonder why I can't deserve to be something good. Learn how to say self, learn how to be that. Wanna share some time, learn how to say self, learn how to be that. I love the way you are. I learn how to say self, learn how to be that. Wanna share some time, learn how to say self, learn how to be that. I love the way you are. Na 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 na. I love the way you are. Stop and don't look up. Stop and don't look up. Do who's got fortune? Stop. Do who's got fortune? Stop. And love something good you have, what you deserve. And love something good you have, what you deserve. Learn how to say self, learn how to be that. Wanna share some time, learn how to say self, learn how to be that. Wanna share some time. L'ultimo brano è What Makes You a Man, un brano dal sapore anni 50, e per questa ragione ho deciso di utilizzare uno dei microfoni a nastro che preferisco sulla voce, ovvero la EA R44 versione passiva. Per quanto riguarda il pre, la mia scelta è ricaduta sempre su AEA e sull'RPQ500, uno dei pochi pre che mi permette di lavorare con i microfoni a nastro con la giusta impedenza, evitando l'utilizzo di amplificatori di gain. Per quanto riguarda Pro Tools Carbon ho utilizzato l'ingresso 5 di impedenza variabile. L'impedenza selezionata per la registrazione è stata l'opzione azzurra, ovvero l'opzione con il valore più alto, 50.000 ohm. Devo dire che la possibilità di switchare da un'impedenza all'altra, specialmente con i microfoni a nastro, è un qualcosa di davvero incredibile, perché ci permette sia di lavorare con il giusto gain, ma anche di ascoltare delle sfumature sui nostri microfoni che per me fino ad oggi risultavano assolutamente inedite. Veramente interessante. Then at your command, first come all your friends, and then maybe your partner or something like that. So I fucked the nerds who play in your band, and God only knows how the hell did it happen. I'm sorry for delivering you bad news on a rainy day, but you will have it. You're sorry for eliciting these empty words that every girl would always say. What makes you a man is leaving me like a tramp. The more that you hate, the more I like to come in. What makes you a man is making me what I am. I'm multi-sexual, kinky, non-hold, go on and brag about it. You try me, mister, I won't ever leave you dry. What makes you a man is leaving me like a tramp. The more that you hate, the more I like to submit. What makes you a man is making me what I am. I'm multi-sexual, kinky, non-hormone and bird. What makes you a man is leaving me like a tramp. The more that you hate, the more I yield to your shit.
you a man is making me what I am. I'm multisexual, kinky, and her go on and brag about it. Then at your command, first come all your friends. Then at your command, first come all your friends. I'm sorry for delivering you. I'm sorry for delivering you. What makes you a man is leaving me like a tramp. What makes you a man is leaving me like a tramp. I'm multisexual, kinky on her, go on and brag. I'm multisexual, kinky on her, go on and brag. A casa ho un piccolo home studio dove realizzo tutti i miei demo. È preciso che ho un'ottima scheda audio, ovviamente portatile, e un ottimo microfono. Chiaramente però quando vado in studio da Simone per registrare le voci definitive dei miei dischi, la resa sonora della voce è molto diversa rispetto a quella che posso avere nel mio home studio. Detto questo, quando ho provato Carbon e ho confrontato le voci che ho registrato con Carbon con quelle registrate con i pre dello studio di Simone, che ha dei bellissimi pre, non era molto differente, anzi, se devo essere proprio sincera, la voce registrata con Carbon aveva qualcosa in più, era un po' più grossa, aveva un po' più di armoniche, insomma, diciamo che forse in questo caso il gioco vale la candela, perché c'è una differenza di prezzo abissale fra quello che può essere una scheda audio Carbon e quello che è l'investimento che uno deve fare per acquistare tutti i pre che servono per ottenere un effetto simile, quindi diciamo che è sicuramente una buona strada da percorrere se si vuole ampliare, diciamo, quello che è il proprio studio personale. E un'altra cosa che ho notato che è molto, molto interessante è che non c'è alcuna latenza quando utilizzi Carbon per registrare, cosa che invece succede con altri tipi di schede portatili. Anche questa volta Pro Tools Carbon ha superato il test alla grande, dimostrando di tener testa a pre incredibili come il Neve 1081 e il Red 47, due pre radicalmente diversi tra loro, uno a stato solido e l'altro valvolare, ma in assoluto due tra i miei pre preferiti di sempre sulle voci. Devo dirvi la verità, in origine ero molto scettico su questo scontro così spietato, ma alla fine mi sono dovuto ricredere. Non accetto mai compromessi sulla qualità delle registrazioni, specialmente se si tratta di una voce. E devo dire che Carbon ancora una volta mi ha stupito positivamente. Per questa ragione ho deciso di utilizzare come cuore principale della mia nuova indie room al WhiteStudio proprio Carbon. L'intenzione nello studio B era di avere 8 canali di elevatissima qualità e onestamente dopo questi test credo che Carbon sia la scelta migliore per mantenere lo stesso identico standard qualitativo del mio studio principale. Anche questa volta vi metterò a disposizione le sessioni di lavoro per ascoltare tutto al meglio e ci rivedremo molto presto per un nuovo super video legato a Pro Tools Carbon. Ciao da Simone Bertolotti.